Ciao a tutti, sono Marco e benvenuti al mio canale Win84 Aquatic Ecosystems. Perché ho deciso di aprire questo nuovo canale su YouTube? Ma per il semplice fatto che vorrei sfatare il falso mito che allestire, gestire e mantenere un acquario sia complesso e che richieda molto tempo, cosa sbagliatissima. Io ho un'esperienza di 17 anni nel campo dell'acquariologia. Come tutti ho fatto all'inizio i miei errori. Però col passare del tempo, sperimentando diverse specie di pesci, piante e biotopi, ho imparato che se creiamo il giusto equilibrio possiamo completamente o quasi dimenticarci del nostro acquario, se non rilassandoci e guardandolo da lontano sul nostro divano o sulla nostra poltrona. Come fare a creare un sistema che si autogestisca? Prima di tutto partiamo dal fatto che cosa rende un acquario complesso da gestire? Ma il punto uno sono i cambi d'acqua, per esempio. Molte persone sono costrette a dover fare dei cambi d'acqua da 20, 30% a livello di litraggio a settimana per il loro acquario per mantenere dei valori corretti. Ecco, questo è sicuramente, oltre che prendere molto tempo a livello di gestione, poi anche rischia di essere scomodo perché in caso comunque l'acqua se ti cade, non stai attento, possono succedere anche dei, tra virgolette, disastri che possono anche allungare questo processo di manutenzione. Ecco, il secondo punto è sicuramente la gestione e la potatura delle piante. Se noi scegliamo delle piante a crescita rapida, dovremmo stare, non dico giornalmente, ma ogni 3 o 4 giorni, stare dietro l'acquario a potare piante continuamente, perché comunque crescono in modo rigoglioso e bisogna assolutamente potarle per evitare che poi vadano a rubare luce al resto delle piante. Altra cosa che potrebbe rendere la gestione parecchio complicata sono i valori dell'acqua, perché comunque in certi sistemi non bilanciati sbalzi di pH, di KH possono comunque creare stress ai pesci e portarli addirittura alla morte. Ecco, come possiamo invece creare questo ecosistema che io chiamo quasi perfetto? Allora, partiamo dalle basi. Questo video sarà un video dove parlerò in modo generico del mio acquario perché non voglio entrare nello specifico perché lo farò nei prossimi video parlando di tecnica, di fauna, di pesci e altre cose. Tra l'altro scrivetemi pure nei commenti se avete delle domande, delle richieste, altre cose, poi lo metterò nei prossimi video assolutamente. Ecco, come ho fatto a creare questo ecosistema? Prima di tutto, l'acqua che utilizzo è acqua del rubinetto. Naturalmente l'acqua del rubinetto va trattata con un biocondizionatore per togliere cloro e legare metalli pesanti. Questo è fondamentale per qualsiasi tipo di specie di pesci, dal pesce tropicale al pesce rosso o altri tipi di creature subacquee, anche i gamberetti, le caridine, eccetera, eccetera. Ecco, prima di tutto l'acqua è fondamentale. Poi, cosa rende questo sistema realmente semplice? Il fatto è che in questo acquario non ci sono piante a crescita rapida. E voi mi chiederete, ma allora cosa servono le piante se non fanno da filtro per l'acqua, se non aiutano l'acqua a purificarsi? Le piante a crescita lenta, diciamo, fanno un pochettino di fitodepurazione, però non è quello il loro senso all'interno di questo ecosistema. Il loro senso è quello di creare nascondigli e rendere l'ambiente più wild, più naturale possibile per i nostri pesci. Quindi chi depura l'acqua? L'acqua naturalmente ha bisogno di essere, diciamo, depurata soprattutto dai nitrati, dal fosforo e altre sostanze che vanno, tra virgolette, a inquinare l'acqua.
E questo lavoro lo farà invece una pianta che per me è fondamentale, cioè il pothos. Come potete vedere lì sopra, qua e qua, c'è del pothos. Il pothos, tramite le sue radici in idroponica, è un divora rifiuti, un divora nitrati, sali minerali e tutti questi componenti che vanno poi a modificare i valori dell'acqua. Quindi niente piante a crescita rapida, solo piante a crescita lenta che non dovrete mai toccare, se non un pochettino il muschio una volta ogni 3-4 mesi, perché è forse la pianta che cresce un pochettino di più, pur essendo sempre a crescita lenta. E tutto il lavoro di purificazione dell'acqua lo farà il pothos. Ma quando parlo di purificazione dell'acqua, che cosa intendo? Allora, l'acqua che introduciamo nel nostro acquario viene, tra virgolette, sporcata da ciò che l'ambiente, diciamo, provoca all'interno del sistema. Quindi pesci che defecano, urinano, resti di piante in marcescenza, foglioline che si staccano e diventano marce, tutte queste cose vanno a inficiare sui valori dell'acqua. Quando noi la mettiamo, naturalmente è pulita quella del rubinetto, perché è comunque un'acqua potabile, a parte il cloro che andremo a togliere con il biocondizionatore e i metalli pesanti che andremo a legare con il biocondizionatore, tutto il resto comunque è un'acqua che i pesci tollerano tranquillamente, ma nel corso del tempo quest'acqua andrà piano piano a inquinarsi se nulla nell'acquario riesce a neutralizzare queste sostanze nocive. Quindi il pothos farà questo lavoro, il lavoro di purificazione, ed è importantissimo. Come il pothos ci sono anche altre piante che si possono utilizzare in idroponica. Io ho anche una pianta di Spatophyllum che anche lei è ottima per questo tipo di lavoro, e dopo a fine filmato vi mostrerò tutta la configurazione dell'acquario da più vicino, e quindi vi rendete conto un pochettino di cosa si tratta questo sistema. Altra cosa fondamentale è il filtro. Cosa fa il filtro? Il filtro va a trasformare i nitriti in nitrati, che poi saranno il nutrimento delle nostre piante, del nostro pothos, delle nostre piante anche a crescita lenta. Tutto il sistema vegetativo all'interno dell'acquario andrà a nutrirsi di questi nitrati, però senza i batteri nitrificanti che si formeranno nel filtro e anche in tutti gli arredi dell'acquario, questi nitriti non potranno mai diventare nitrati. Adesso io ve lo sto spiegando in modo molto, molto semplice, molto terra-terra, ma ci sono miliardi di video su YouTube in cui vi spiegheranno il famoso ciclo dell'azoto, che è anche una cosa che va applicata all'inizio, diciamo, del nostro progetto acquario. Quando noi riempiamo un acquario, non possiamo introdurre subito i pesci, ma dovremo fare in modo che il ciclo dell'azoto si azioni, e questo richiede dalle 3 alle 4 settimane. E qui ci vuole pazienza, perché non potete pretendere di creare un acquario, piantumarlo, eccetera, eccetera, e il giorno dopo buttarci dentro i pesci così. Assolutamente sbagliato. Dovete fare in modo che all'interno dell'acquario si crei una colonia batterica che permetta a tutto il sistema di trasformare le feci, gli scarti, eccetera, eccetera, in nitrati che poi andranno consumati dalle piante. Quindi questo è tutto un sistema che collabora, però non possiamo sovraccaricare il sistema fin da subito, perché se noi introduciamo subito i pesci, il sistema non sarà pronto a trasformare lo scarto in nitrati, e quindi di conseguenza ci troveremo con degli alti livelli di nitriti, che è praticamente ammoniaca, che andrà a soffocare i pesci, andrà a farli morire. Quindi l'errore che fanno tanti
neofiti di questo bellissimo hobby è appunto introdurre subito i pesci e poi vedere questi che boccheggiano perché appunto si trovano in condizioni pessime per la loro sopravvivenza. Quindi pazienza e godiamoci l'acquario anche senza pesci perché comunque vederlo eh, formarsi nel corso delle 3-4 settimane è comunque bello perché si stabilizza, vedi anche le piante a crescita lenta che comunque un attimino si sentono meglio, quindi entrano nel sistema e quindi le vedi più rigogliose rispetto a quando le hai messe, perché hanno subito anche loro uno stress. Per quanto riguarda la fauna, invece, essenziali sono i pesci, perché i pesci danno poi il nutrimento alle nostre piante. Quindi senza pesci le piante dovrebbero essere in qualche modo nutrite, quindi dovremmo usare dei fertilizzanti, ma in questo sistema non ci sono fertilizzanti. Sono solo pesci e ad aiutare i pesci ci sono le caridine, le neocaridine, anzi perché sono neocaridine davidi, nel mio caso poi potete utilizzare tanti tipi di caridine che ci sono, ma io diciamo, ho messo in questo sistema dei pecelidi come i plati e delle neocaridine perché sono entrambe due specie che figliano molto. Questo cosa vuol dire? Noi quando partiamo con l'inizio dell'acquario potremmo permetterci di inserire 3 femmine di plati e un maschio e una decina di caridine e nell'arco di 6 mesi potremo ritrovarci con una decina o una quindicina di pesci e una quarantina, cinquantina di neocaridine e fanno tutto loro. Questo cosa vuol dire? Che non dovete più spendere soldi a comprare pesci o gamberetti, perché comunque l'acquario fa tutto da solo, ci saranno nuove generazioni che cresceranno ancora più forti all'interno del vostro acquario. Io attualmente sono partito appunto con 3 femmine e un maschio, perché sempre 3-1, perché poi il maschio va a stressare molto la femmina, quindi se mettete 3 maschi e 3 femmine, rischiate che una femminuccia magari venga stressata da un maschio e da un altro maschio ancora insieme. Quindi sempre meglio lasciare un maschio e 3 femmine, così almeno sarete sicuri che non ci sarà stress da parte delle vostre femminucce all'interno dell'acquario. E le neocaridine mi aiutano tantissimo perché sono detrivori, quindi mangiano qualsiasi cosa rimanga sul fondo, alghe, qualsiasi tipo di scarto viene da loro mangiato come primo nutrimento. Quindi non ho un fondo con neanche un detrito, non ho mai fatto un nassifugnatura al fondo. Questo cioè, è tanta roba per chi deve interfacciarsi in questo mondo e sapere che comunque non dovrà stare continuamente a mettere il braccio nell'acquario per sifonare. Idem i cambi d'acqua, io non li devo fare perché? Perché il potere del potos è molto forte, mi rende l'acqua talmente pura che io non ho problemi di nitrati, cioè li ho sempre vicini allo zero. Le piante sono un miracolo della natura, sono potentissime, quindi ti permettono appunto di non dover pensare minimamente a fare cambi d'acqua. L'unica cosa che devo fare io per questo acquario è inserire appunto un po' d'acqua quando evapora e si utilizza l'acqua osmotica, cioè l'acqua priva di minerali. Questo perché? Perché quando l'acqua evapora solo la componente, diciamo, acquatica, adesso non so come spiegarlo, non sono un chimico, ma comunque i sali rimangono all'interno dell'acquario. Quindi se noi andassimo a inserire nuova acqua del rubinetto, ricordatevi sempre comunque trattato col biocondizionatore, andremo a inserire nuovi sali e questo non va assolutamente bene perché poi andremo a aumentare la durezza che è il KH e poi andremo a influenzare anche leggermente il pH. Però
ci sono delle situazioni in cui dovremmo inserire anche un po' di KH. Questo perché? Perché col passare del tempo le piante consumeranno anche i minerali. Quindi non vi parlo di una cosa che accade dopo un mese o 2 mesi. A me è capitato di dover aggiungere un livello di KH dopo 4 mesi dall'inizio del progetto. Quindi è una cosa minima. Ci sono dei prodotti che ti dicono quanti ml mettere in base al litraggio e tu lo inserisci nell'acquario e basta, è fatto tutto senza problemi. Quindi gestione super facile. Nei prossimi video vi parlerò appunto nello specifico di ogni tipo di componente, quindi la tecnica, come l'ho allestito, i pesci, le caratteristiche dei pesci, eventuali pesci che potrete mettere, le caridine, anche se lì alla fine è un argomento che c'è poco da dire. Io dico di mettere solo quelle perché si riproducono, quindi oltre che a creare del cibo vivo per i vostri pesci, che non fa mai male, e poi comunque ti riempiranno sempre l'acquario e sono molto belle da vedere. Quindi mettere una multidentata invece, che è molto difficile da riprodurre se non in condizioni specifiche. Adesso non sono molto un esperto perché l'ho avuta ma non sono riuscito a riprodurla, ma ho capito che andava probabilmente riprodotta in acqua salmastra o qualcosa del genere. Adesso non vorrei dire cavolate, quindi non le dirò. Comunque andate sul sicuro con le neocaridine, le trovate tranquillamente da privati, per esempio Subito, che l'ho prese lì, ne ho prese 20, le ho pagate 1 euro l'una, quando nei negozi magari vi chiedono 3 o 4 euro, se non 5 euro a esemplare, quindi vuol dire che per 20, 20 per 5, sono tanti soldi comunque, io invece ho speso 20 euro. Cioè, il rapporto 20 euro, 100 euro si fa assolutamente sentire, perché comunque, è premessa che non vi ho detto prima, l'acquariologia, soprattutto all'inizio, non è un hobby poco costoso, anzi, io lo ritengo molto costoso, soprattutto se partite proprio da zero. Io ho avuto la fortuna di poter prendere piante e arredi dal mio vecchio layout del mio vecchio acquario, che ho dismesso. Quindi ho risparmiato un po' sulle piante, ma le piante acquatiche costano veramente tanto. Anche lì, se non le prendete dai privati, le prendete nei negozi, una piantina, tipo di queste qua verdi, le Anubias che vedete qua sopra, costano 8-9 euro l'una. E io ho riempito completamente l'acquario perché comunque ho creato tantissimi nascondigli, tantissima agitazione per i miei pesci, per farli sentire meglio, perché un pesce che si sente meglio si comporta più in modo naturale e quindi non avrà problemi a figliare, a mangiare. E io problemi di malattie o altre cose, diciamo, gravi per i pesci non ne ho avute. Ho avuto delle morti naturali perché alcuni, 3 dei pesci che ho preso all'inizio erano già vecchiotti e i plati hanno 2 anni di vita circa, a volte anche meno, quindi sono morti di vecchiaia, ma tutti i pesci che ho qua dentro saranno, adesso non li ho contati perché è impossibile, si muovono continuamente, ma dovrebbero essere circa una quindicina più innumerevoli avannotti piccolini che vanno in giro e quindi diventeranno adulti. Ma non vi preoccupate di sovrappopolare l'acquario perché si autogestiscono da soli. In pratica quelli deboli verranno sicuramente predati e comunque sopravvive all'interno di questo sistema soltanto il pesciolino sano e quindi vi permetterà di crescere generazioni future sempre più resistenti e sempre più adatte al vostro ecosistema. Eh, Come vi ho detto prima, farò altri video dove appunto vi parlerò dei dettagli dell'acquario. Intanto, prima di chiudere il video, vi faccio vedere più da vicino l'acquario e magari vi spiego un paio di cose sul filtro, minuzzi, piccole cosine, ma niente di troppo particolare perché voglio appunto spiegarlo più nel dettaglio nei prossimi video. Quindi vi ringrazio e intanto vi lascio alle immagini.
Eccomi dunque, vi stavo dicendo, questo è il mio magnifico pothos che devo, qui in questo caso, potare ogni tanto perché se no mi esplode qui in casa. In mezzo c'è lo Spatofillum con i suoi bellissimi fiori e qui c'è altro pothos. Come potete vedere, l'impianto di illuminazione, che in questo tipo di setup non è per niente importante, è fatto in casa praticamente, molto, molto rudimentale, due lampadine LED semplicissime, e qui ci sono i due filtri che ho messo. Come potete vedere, sono due filtri a zainetto che mi aiutano moltissimo nella manutenzione, perché non devo fare nient'altro che togliere questa lana Perlon e sostituirla una volta a settimana, basta. Poi magari una volta ogni 2 mesi mi occupo della pulizia, ma fatta sempre lasciando il filtro attaccato all'acquario, quindi non sono costretto a dover smontare, bagnare per terra, pulire, eccetera, eccetera. È tutto molto semplice. Due filtri di questo tipo qui mi garantiscono, oltre che una filtrazione meccanica molto potente, anche biologica, perché ho dei canolicchi all'interno del filtro che fanno appunto quello strato adatto per i batteri nitrificanti. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi, Vi ringrazio di essere arrivati fino a questo punto, e se vi piacciono i miei contenuti seguitemi e fatemi qualsiasi tipo di domanda volete, perché sono apertissimo a rispondere a tutti. Intanto buona serata e al prossimo video.